Ciao a tutti e benvenuti su Fiore di Ciliegio. Oggi sono qui per parlarvi di Fatti odiare, una nuova serie Boys Love. Proprio negli ultimi giorni dovrebbe essere uscito il secondo volume e si tratta di un Omegaverse, quindi parleremo anche insieme di questo genere. Perciò se voi lo conoscete già potrete aggiungere dettagli o eventualmente correggermi nei commenti. Se invece non lo conoscete, spero di darvi un'infarinatura che vi faccia capire più o meno di cosa si tratta. È un genere nato nelle fanfiction, non si sa a opera di chi, ma è stato presto adottato nei manga, dove ha subito preso piede, venendo poi modificato di volta in volta dai singoli mangaka, che nelle loro opere hanno deciso quali regole mantenere, quali modificare o tralasciare e magari anche quali introdurre. Ebbene sì, stiamo parlando proprio di regole. Infatti nei manga Omegaverse, subito nelle prime pagine, scopriamo qual è il funzionamento della realtà in cui sono ambientati. Io non sono una grande appassionata del genere, anzi, ma ho deciso comunque di dare un'opportunità a questo manga, di cui presto parleremo un pochino meglio. Prima però mi preme spiegarvi le caratteristiche principali del genere Omegaverse. Innanzitutto in questi manga abbiamo la presenza di personaggi maschi e femmine, ma non solo. Infatti essi sono divisi in alfa, beta e omega. L'appartenenza a una di queste tre caratteristiche implica magari delle particolarità fisiche, quindi è facile trovare che gli alfa hanno una corporatura che rispecchia il fatto che sono forti rispetto magari agli omega che sono i più deboli, e potrebbe vedersi anche dal fisico dei personaggi. Chiaramente, come vi dicevo nella premessa, si tratta di caratteristiche che vengono solo in parte mantenute nelle opere, perché di volta in volta sono reinterpretate dagli autori. La cosa fondamentale però è che gli omega possono rimanere incinti, di conseguenza sia le donne danno alla luce figli, a qualsiasi categoria appartengono, sia i maschi omega. Poi c'è la questione dei feromoni, gli omega ne emettono, gli alfa pure, l'un l'altro li sentono, i beta non li sentono oppure li sentono meno, a seconda dell'opera. Diciamo che è un'altra caratteristica che li rende riconoscibili, ma che ha anche una funzione effettivamente nel momento in cui l'omega di turno va in calore. Perché sì, se non prendono le apposite medicine, capita anche questo e tutti gli alfa nelle vicinanze escono pazzi. Questo, come potrete immaginare, può dar luogo a tante situazioni spiacevoli, soprattutto se nell'opera in questione tra le regole adottate c'è anche quella del morso, ma anche qui dipende da come viene gestita poi dall'autore. In questo manga abbiamo l'elemento del morso, cosa che mi preoccupava molto, ma devo dire che se la gioca bene, se non benissimo. Leggendo altri manga Omegaverse in digitale mi sono trovata davanti a pagine e pagine di regole. Qui invece vengono spiegate in poche pagine, in poche parole molto semplici, comprensibili. Perciò per il resto, per scoprire meglio e capire bene la realtà di questo manga nello specifico, quale caratteristiche ha adottato, lascio scoprire a voi. Ma adesso parliamo del nostro Fatti odiare Kiraide Isasete, volume 1, quindi avrete le mie primissime impressioni. Mi raccomando, fatemi sapere se lo state già leggendo anche voi e cosa ne pensate, se siete d'accordo o meno con quello che sto per dirvi. In ogni caso, il volume è edito Star Comics al prezzo di 6,50 euro. Si presenta così, questo è il retro e ha la sovracoperta, ma sotto ci sono altre vicende da leggere, perciò non posso mostrarvele. All'interno non abbiamo pagine a colori e i disegni ve li mostrerò dopo man mano che ve ne parlo. Premetto che, come ci viene segnalato dal bollino in copertina, ha un contenuto per un pubblico adulto. La storia ha come protagonista Naoto, un ragazzo di poco più di 20 anni che vive da solo con sua figlia. Infatti è un omega ed è rimasto incinto in seguito a una violenza. Per gli omega è sempre difficile trovare un lavoro, perché nel caso in cui poi vadano in calore creano problemi a chi sta intorno, piuttosto che stanno male loro stessi, quindi ecco, creano problemi in poche parole, e quindi il nostro protagonista non riesce a trovare un lavoro e tra l'altro ha deciso che non vuole un legame, in qualche modo vuole riuscire a mantenersi da solo e a crescere da solo la figlia. Malgrado questo sua madre lo iscrive
a un evento per trovare un partner, lui decide di presentarsi ed è qui che incontra un altro ragazzo. Si tratta di Atsuki, un ragazzo in divisa da cameriere, quindi che lavora lì e che subito lo raggiunge dicendogli che lui è la sua anima gemella. Ma questo ragazzo è un alfa e il protagonista ha paura degli alfa proprio in seguito a questa violenza che ha subito in passato. Naoto se ne torna a casa, inizia a lavorare perché è stato assunto come bidello in una scuola e guarda caso questo ragazzo è uno studente proprio nella stessa scuola, perciò i due si incontrano di nuovo e qui vediamo cosa succede. Ragazzi, è un manga veramente carinissimo che promette bene e mantiene le sue promesse. Mi ha veramente conquistata, tant'è che nei giorni successivi alla lettura mi sono dovuta trattenere per non rileggerlo e mi ha fatto venire voglia di cercare altre opere Omegaverse. Ora, se considerate che prima le evitavo senza dargli neanche una possibilità, dopo averne lette alcune che proprio non facevano per me, adesso la mia opinione sul genere è cambiata totalmente. Insomma, mi ha fatto scoprire che possono esserci anche opere così tanto carine come questa. In sostanza l'ho adorato. Ho ordinato il secondo, non vedo l'ora di leggerlo perché sono troppo curiosa. Ero in dubbio sull'acquisto quando ho saputo che si trattava di un Omegaverse, ma sono contenta di essermi fatta passare il dubbio, di avergli dato un'opportunità. Alla fine sembrava carino, infatti ero veramente curiosa e non mi ha delusa, anzi è stata proprio una rivelazione. Perciò se anche voi come me di base non apprezzate un granché questo genere, o per le caratteristiche che vi ho elencato prima non vi ispira, vi consiglio comunque di dargli un'opportunità perché potrebbe sorprendervi. Io spero di avervi dato un'idea abbastanza chiara di cosa sono i manga Omegaverse, di cui online si sentiva parlare già da diverso tempo. Adesso sono arrivati da noi con questo, ma anche con altri manga, quindi era giusto parlarne, soprattutto perché mi sono buttata e ne ho letto uno e non mi aspettavo di apprezzarlo così tanto. Ci tengo a sapere se lo state leggendo anche voi e cosa ne pensate, quindi vi invito a fare le solite cose, mettere mi piace, commentare e condividere il video per far conoscere quest'opera, ma in generale anche il genere Omegaverse ai vostri amici e iscrivervi che siete i benvenuti su Fiore di Ciliegio. Io vi saluto e se vi va mi trovate sempre qui con il prossimo video.